Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Magiane Lichten, l'unico corso che, al confronto, sa rendere il reggaeton non squallido. Oggi vedremo insieme come costruire i comparativi e metteremo un mattoncino in più alla nostra casa dei casi. Incontriamo subito queste due desinenze, OR e IT. OR si usa per il comparativo di maggioranza, mentre IT serve per costruire il comparativo di minoranza. In entrambi i casi il termine di paragone si costruisce con il caso genitivo. Vediamo come funziona con questa frase. La maestra è più buona della preside. Curites ashkalie aswet daguerre. Abbiamo in prima posizione Curie, la preside, al genitivo, curites, perché si tratta del termine di paragone. Quindi abbiamo il termine di paragone subito in posizione iniziale. Abbiamo poi la parola ashkalie. Ashkali significa maestra, ashkalie perché è nominativo, si tratta del soggetto, quindi la maestra ashkalie. C'è poi il verbo essere coniugato alla terza persona singolare dell'indicativo presente, aswet, è. Infine l'aggettivo dag significa buono e qui abbiamo il comparativo di maggioranza, daguer, più buono. Quindi letteralmente la costruzione della frase sarà della preside, la maestra è più buona. Hai visto come l'aggettivo dag ha perso l'accento e l'ha spostato sulla desinenza? Beh, prendi nota, perché questa situazione ce la porteremo avanti per tutto il resto della puntata di oggi. Proviamo il contrario con il comparativo di minoranza. La preside è meno buona della maestra. Come la costruiamo? Semplice. Prendiamo la frase precedente come riferimento, cambiamo la desinenza all'aggettivo, non più daguer ma dagit, e invertiamo i due sostantivi. Avremo quindi ashkalites curie aswet dagit. Della maestra la preside è meno buona. Esiste un modo per evidenziare il paragone fra i due sostantivi. Come funziona? È molto semplice. Guarda queste due frasi che appaiono adesso. La prima, curites ashkalie aswet dag daguer. La seconda, ashkalites curie aswet dag dagit. Cos'è successo? Beh, abbiamo semplicemente preso la radice dell'aggettivo e l'abbiamo duplicata. La traduzione delle due frasi sarà: la maestra è molto più buona della preside, la preside è molto meno buona della maestra. Attenzione a una particolarità. In assenza di un termine di paragone, il comparativo può anche avere un valore assoluto. Che cosa significa? Significa che utilizziamo la forma del comparativo, ma non ne restringiamo il significato ad un paragone, bensì lo utilizziamo in un senso molto più ampio. Proviamo con la frase che già conosciamo, prendiamo l'aggettivo comparativo, lo spostiamo in posizione attributiva, quindi prima del sostantivo a cui fa riferimento. Avremo quindi le frasi daguer ashkalie aswet, dagit curie aswet e potremo tradurle con la maestra è piuttosto buona, la preside è poco buona. Vediamo adesso un'altra particolarità. Si chiama comparazione compendiaria e si verifica quando i due sostantivi che paragono coincidono. Proviamo con questa frase. Il carattere della maestra è più buono del carattere della preside. Oppure, andando a sostituire la parola carattere con un pronome, il carattere della maestra è più buono di quello della preside. In monellico la possiamo gestire in questa maniera. Prendiamo la parola orghi, che significa carattere, la posizioniamo due volte, una al genitivo e una al nominativo per indicare il termine di paragone e il soggetto, mentre le parole curie e le parole ashkali, quindi preside e maestra, presentano entrambe il caso genitivo. La frase sarà curites orgites ashkalites orgie aswet daguer. Quindi del carattere della preside il carattere della maestra è più buono. Ma è una frase pesante, lunga, pomposa, sembra di sentir parlare Fusaro. No, non va bene. Esiste un modo molto più rapido per strutturare questa frase ed entra in gioco qui la comparazione compendiaria.
Prendiamo il orgites messo come termine di paragone e lo sostituiamo con la postposizione tam. Avremo quindi la frase Curites tam, Ashkalites orgie assuette daguer. È una frase molto più semplice, molto più leggera, va molto meglio così. Il carattere della maestra è più buono di quello della preside. Semplice, veloce, comparazione compendiaria. Esiste anche un comparativo di uguaglianza, significa che i sostantivi stanno sullo stesso piano, che hanno lo stesso livello di bontà. Significa anche che abbiamo qualche problema nel discriminare tra il bene e il male, ma tant'è. Qui entrambi i nomi sono declinati allo stesso caso. Cominciamo comunque con il termine di paragone, ma stavolta al caso nominativo. Abbiamo poi il soggetto e il verbo e infine l'aggettivo, stavolta senza desinenza perché non stiamo mettendo i due sostantivi su un piano diverso. Avremo quindi la frase Kyrie jut ashkalie assuet dag. La maestra è buona come la preside. Letteralmente, come la preside, la maestra è buona. Ma se volessi paragonare fra di loro due aggettivi, due qualità, lo posso fare? Ma certo che sì! Basta prendere questi due aggettivi e sostantivarli. Diventano così due sostantivi di genere neutro che potrò tradurre non più utilizzando l'aggettivo, bensì proprio il sostantivo che descrive quella specifica qualità. Detto così sembra complicatissimo, in realtà è molto semplice. Proviamo a fare un esempio a caso. La frase Vittorio è più calmo che gentile. Partiamo con calmo. Calmo si dice iuj, quindi iuj significa calmo, ma significa anche la calma. Abbiamo poi shte significa gentile, ma significa anche fine, educato, piacevole. Gentile, appunto, quindi gentile è anche il sostantivo gentilezza. Il detentore di queste qualità invece è Vittorio, che in elic si dice Vidor. La frase sarà quindi Stetos Vidortoi iugerto assuet. Analizziamo pezzo per pezzo. Avrai sicuramente notato che tutte le desinenze sono cambiate. Il motivo è molto semplice. Nella frase precedente stavamo lavorando con dei sostantivi femminili, invece qui, come ti ho spiegato, gli aggettivi sostantivati sono tutti neutri e Vidor, Vittorio, è maschile, quindi le desinenze sono cambiate per forza, ma andiamo proprio a guardare pezzo per pezzo. La prima parola è il termine di paragone, stetos, come abbiamo visto prima, stue più il genitivo, è neutro, quindi stetos, letteralmente della gentilezza. Abbiamo poi il termine di paragone, il detentore di quelle qualità, Vidortoi. Memorizza questa desinenza, non l'abbiamo ancora vista, ci torniamo dopo. C'è poi iugerto. Iuj, come ti ho detto, significa calmo, quindi la calma. Ma in questo caso si tratta di un comparativo, quindi iuger più la desinenza to che descrive il nominativo al caso neutro, quindi iugerto. Infine abbiamo il verbo essere. Assuet, terza persona singolare dell'indicativo presente. Vittorio è più calmo che gentile. Bene, adesso tocca a te. Proviamo a costruire questa frase con il comparativo di minoranza, quindi Vittorio è meno gentile che calmo. Ricordati che devi spostare un po' tutto e che devi utilizzare la desinenza it al posto della desinenza were. Ti do 15 secondi di tempo. Pronto? Via! Benissimo, la frase Vittorio è meno gentile che calmo si traduce Eustos Vidortoi Steitto assuet. L'aggettivo ste perde il proprio accento, lo sposta direttamente sulla desinenza del comparativo di minoranza e in più aggiungo una dieresi per ragioni fonetiche. Se non ti ricordi perché, qui sopra trovi il link per il video sulle vocali. Un'ultima cosa prima di lasciarci. Ma che diavolo di caso è declinato Vidortoi? Beh, non è sicuramente nominativo, ma non è neanche accusativo, e neppure genitivo. Ci resta un'ultima opzione. Vidortoi è caso dativo, quindi la frase Stetos Vidortoi iugerto assuet letteralmente significa della gentilezza a Vittorio più calma è. Vittorio è il detentore di queste qualità ed è declinato al caso dativo. Signore e signori,
direttamente dal greco antico, madre e matrice della lingua monellica, vi presento il dativo di possesso. Anche per oggi è tutto. Ora puoi essere anche tu calmo e gentile come Vittorio, ma in monellico, mi raccomando. Stanco delle solite lingue? Ma già ne liktuen!